Buonasera a tutti. Stasera vi voglio portare in un viaggio speciale, fatto di colori, profumi, strade polverose e sorrisi che restano impressi nel cuore. Il libro di cui parliamo stasera si intitola Indimenticabile India, racconti di viaggio in India del nord tra Rajasthan, Agra e Varanasi. La scrittrice è Serena Puosi, una viaggiatrice appassionata, una scrittrice che ama raccontare il mondo non da turista, ma da osservatrice attenta. La sua scrittura è semplice, scorrevole e riesce a trasmettere quella sensazione di essere proprio lì con lei, in mezzo a mercati rumorosi, a parlare con la gente e a guardare i tramonti delle città sacre. Serena Posi è nata a Viareggio e ha cominciato a viaggiare fin da piccola con la sua famiglia. Ha fatto il primo viaggio senza i genitori a 5 anni e ha preso il primo treno da sola per andare lontana a 14. A 23 anni ha vissuto a Lisbona per 6 mesi per il progetto Erasmus. Da quel momento in poi non si è più fermata e ha visitato una trentina di paesi nella maniera che le è più congeniale, in totale libertà e leggendo tonnellate di libri e post sulla destinazione. Quando non è in giro a scattare foto, perché è una delle sue grandi passioni, e a conoscere nuove culture, lei lavora come social media manager, copywriter e blogger per la regione toscana. Ha un blog interessantissimo che vi consiglio di seguire e si chiama Mercoledì tutta la settimana. La potete anche seguire sui social come Serena Puosi e ve la consiglio perché è veramente una blogger instancabile e bravissima. Allora, questo libro è frutto di un viaggio in India del nord che è fatto dall'autrice ad agosto del 2014. Come dice lei nella prefazione, è stato organizzato col supporto di un'agenzia in loco che ha gestito gli spostamenti, prenotato gli alloggi. I protagonisti di questo viaggio sono sostanzialmente tre: l'autrice Serena, il suo compagno e l'autista che li accompagna in tutto il viaggio. L'autista si chiama Dash, questo è il suo nome, e è una parte integrante dell'esperienza perché nei capitoli che leggerete ci sarà sempre lui e ci saranno anche varie vicissitudini che scopriranno insieme all'autista. Alcuni racconti, come dice sempre l'autrice, sono stati tratti dal suo blog e rivisitati anche per un pubblico diverso, altri invece sono inediti. Come dice lei stessa, questo testo non ha una pretesa di essere una guida turistica del paese, né tantomeno una visione imparziale ed esaustiva. È semplicemente la sua esperienza, l'esperienza di Serena raccontata d'un fiato, che ha lo scopo di instillare la voglia di scoprire questo mondo, il mondo dell'India, che è un mondo pieno di sfaccettature per chi le sa anche cogliere. Il libro è un libro che si legge benissimo, diviso in 4 capitoli, è a colori, è scritto molto bene, come possiamo vedere, e all'inizio di ogni capitolo c'è sempre una mappa dove l'autrice fa riferimento per i suoi viaggi. E alla fine di questo libro ci sono varie informazioni sull'India e poi c'è la fotogallery. La fotogallery che è abbinata ai suoi racconti e tutte le foto sono state scattate direttamente dall'autrice. Bellissime foto a colori che potrete vedere nel suo libro. Il libro ci porta in luoghi iconici come il Taj Mahal di Agra, che non viene descritto solo come un monumento, ma proprio come un incontro con la storia e con le emozioni che provoca quando finalmente lo si vede dal vivo. Ci porta anche nelle città coloratissime di Rajasthan, tra i palazzi del Maharaja, i forti, i bazar pieni di stoffe e spezie. Però le pagine più intense, anche secondo noi, anche secondo l'autrice, come dice direttamente Serena, sono quelle dedicate a Varanasi, che è la città sacra sul Gange,
dove la vita e la morte convivono nello stesso spazio, con rituali che per un viaggiatore occidentale sono forti ma anche profondamente affascinanti. Quello che colpisce del libro di Serena è il modo in cui alterna le descrizioni dei luoghi con le riflessioni personali. Non si limita a raccontare cosa ha visto, ma racconta anche come si è sentita. Parla dello shock culturale e delle difficoltà quotidiane di viaggiare in India, ma anche della bellezza dei piccoli incontri, una chiacchierata con una donna del posto, un sorriso ricevuto senza motivo. C'è proprio un capitolo dove lei, c'è il padre di un bambino che desidera proprio che lei faccia la foto a lui con il figlio, perché è una cosa che il bimbo non ha mai visto, cioè vedersi riflesso dentro il monitor della macchina fotografica. Un altro bellissimo aspetto di questo libro è che non si idealizza l'India, non è un libro che dice è tutto meraviglioso, anzi Serena mostra anche le contraddizioni, la povertà che convive con i palazzi sontuosi, il caos del traffico, gli odori forti e la confusione che può stordire chi non è abituato. Ed è proprio questa onestà che rende la lettura autentica e veramente la rende come una cartolina, un'esperienza vissuta. Dal punto di vista dello stile, la scrittura è molto diretta, è scritto benissimo, si legge veramente in pochissimo tempo, non ci sono frasi complicate, è un tono intimo e quasi confidenziale. È come proprio ascoltare un'amica che torna da un viaggio e ti racconta tutto quello che l'ha colpita. E questa cosa rende proprio il libro accessibile a tutti, anche chi non legge tanti libri di viaggio, o possono sembrare anche noiosi, invece questo è veramente eccezionale. Un altro dettaglio importante che rende questo libro speciale è che non si ferma mai alla superficie. Ogni luogo è anche un pretesto per riflettere su cosa significa viaggiare, su come guardiamo le differenze culturali e su quanto ogni viaggio ci cambi dentro. In conclusione, Indimenticabile India è un libro che non vuole insegnarti, ma vuole farti viaggiare, non vuole darti lezioni di storia o di religione, ma il suo punto fermo è farti viaggiare con la mente e soprattutto con il cuore. È perfetto per chi sogna di andare in India, per chi c'è stato e vuole rivivere quelle sensazioni, o anche per chi semplicemente ama ascoltare storie vere di viaggio. Quindi è consigliatissimo. Noi di Editamundi ve lo consigliamo. Se dovessi riassumerlo in una frase, direi che è un libro che ti fa proprio venire voglia di partire, ma anche di guardare al mondo con occhi più curiosi e aperti. Allora veramente complimenti a Serena Puosi per questo bellissimo libro, per la copertina, con la foto proprio dell'autrice. La salutiamo anche da Editamundi e salutiamo anche voi, vi auguriamo una buona serata. Seguite il nostro canale di Editamundi per nuove letture e nuovi consigli di libri. Buonasera a tutti.